Carissimi amici delle interviste, dopo un corteggiamento durato anni, eravamo un po' conosciuti tanto tempo fa, prima del Covid, poi le cose della vita ci avevano un po' portato lontani. Oggi ospitiamo Claudio Marucchi. Benvenuto Claudio. Ciao, ciao carissimo, un saluto a tutte le persone che fruiscono di questo video, grazie. Allora, Claudio, io, come ti dicevo prima, sono affascinata dalla tua preparazione e dal lavoro che fai. Diciamo per chi, i pochi che ancora non avessero avuto la fortuna di incrociarti, che tu sei uno studioso di esoterismo, di filosofia, di pratiche iniziatiche. Ti sei laureato infatti in religioni e filosofie dell'India e dell'Estremo Oriente. Hai fatto un master in culture simboliche, sei stato anche docente, tra l'altro, all'interno di questo corso, io so, e fai yoga, meditazione, ti occupi di filosofia della magia, cioè veramente una poliedricità culturale. E allora la prima cosa che mi viene da chiederti è questo bellissimo mondo filosofico ed esoterico, nel mondo di oggi, come si manifesta e come viene recepito secondo te? È una domanda che ha bisogno di una risposta complessa perché viviamo in un mondo stratificato, spesso conflittuale e molto polarizzato di recente. Quindi anche le sorti del regno della spiritualità in generale o della magia nello specifico subiscono, secondo me, un po' questo effetto polarizzante, no? E devo dire che ho visto cambiare il panorama nel corso degli anni, io iniziando a lavorare con il pubblico circa 20 anni fa, mi sono reso conto che all'epoca vi era ancora un grande retaggio della filosofia New Age e Mm. quindi forse anche un po' un ingenuo ottimismo nei confronti di questa illuminazione collettiva che era sempre lì, pronta ad arrivare, e poi un grande peso specifico posto sull'individuo e sulla possibilità di responsabilizzare il soggetto, nelle proprie scelte rispetto allo sviluppo della propria vita. E poi le cose piano piano sono cambiate, sono capitati grossi eventi, hai citato anche ovviamente l'evento pandemico del 2020 e tutti gli effetti collaterali, il mondo che vede aumentare le tensioni e quindi anche all'interno della nicchia, diciamo così, di chi si occupa di spirito, stiamo subendo un po' il riverbero delle atmosfere che si percepiscono a livello globale, diciamo così, perché chi ha fatto di questa nicchia una via di fuga dal mondo, di ritiro dal mondo, e sono pochi solitamente, forse fanno una scelta strategicamente un po' penalizzante dal mio punto di vista, perché se non riesci a renderti utile in qualche modo anche all'interno di un sistema come questo, con la tua peculiare forma di partecipazione, allora dopo un po' ti chiedi che cosa stai facendo e quanto senso abbia la tua presenza qui. Per chi invece partecipa, devo dire che ho visto drenare molto del pubblico che si occupava prima di, chiamiamola spiritualità, è sempre un'etichetta molto larga e da mettere tra virgolette, ho visto drenare una parte di questo pubblico verso alcune derive che leggono la contemporaneità all'interno delle pieghe di quello che succede, magari con uno sguardo un po' più cospirazionista, eccetera. Allora c'è un dialogo oggi tra questi due elementi che è molto interessante da analizzare, perché sta forse consapevolizzando, sebbene in maniera molto grezza e spesso non scevra da scivoloni vari, sta consapevolizzando le persone sulla possibilità che esista un piano invisibile, diciamo così, in cui si muovono altre forze o altre intelligenze che interagiscono col nostro piano di esistenza, che muovono le leve e le file del teatro della storia, e questo sta a volte, in alcuni casi magari un po' più illuminati, aprendo le menti ad Certo. una osservazione della realtà che non si limiti
solo a ciò che può essere percepito dai sensi o può essere raccontato dai media. E quindi comincia a esserci uno sguardo che si affaccia su delle possibilità altre. Io credo che questo sia anche un modo di collegare lo sviluppo tecnologico, le scoperte scientifiche, ad alcuni degli elementi tradizionali che la spiritualità da Oriente a Occidente ha portato avanti, e cioè il fatto che vi sia un'interazione con forze invisibili che si occupano in qualche modo del progresso o meno delle umane genti. E questo credo che possa essere forse il nuovo elemento su cui investire, su cui puntare, per, correggendo un po' il tiro rispetto alle derive paranoidi, no, della cospirazione, però può aprire una strada al dialogo con l'invisibile che è stato un po' oggetto di una grossa caduta a partire dall'epoca dell'illuminismo, dell'industrializzazione, del positivismo, del razionalismo e oggi dello scientismo, perché la scienza viene trattata molto spesso come una nuova religione e questo non fa il bene della scienza, naturalmente. Quindi credo che un dialogo tra queste parti che ha in alcuni divulgatori, diciamo, delle persone interessanti da seguire, potrebbe essere una delle prossime frontiere, no, su cui investire. Ecco, questo è molto interessante perché allora io ho una visione abbastanza gramsciana della cultura, nel senso che se non è utile allo sviluppo dell'umanità è retorica. La cultura, tutta la cultura, deve servire a far vivere meglio le persone, a trovare la loro strada, sentire se stessi, sintonizzarsi con le proprie esigenze spirituali profonde e anche a saper capire cosa la cultura ti può dare, qualunque sia il tuo livello di letture, di stimoli che hai avuto nella vita, puoi sempre connetterti con il tuo spirito e cercare di rispondere alle domande sulla tua vita e su dove va l'umanità. Ed è vero che c'è questa sorta di scientismo e ti devo dire, questo complottismo per cui ormai è diventata una moda molto deleteria perché si finisce col non credere veramente più a niente. Paradossalmente, no? In un'epoca in cui abbiamo tutto oggi, la cultura potrebbe essere, appunto, in senso gramsciano, una forma di sviluppo veramente importante, sia a livello del singolo che a livello della collettività, ma poi ci si perde dietro appunto deliri paranoidi, il vedere tutto necessariamente sempre nero, c'è sempre qualcosa di occulto dietro, che è l'anticamera del negazionismo spirituale, perché se fai così poi non rimane più niente. E in questo senso la cultura ha sempre un'arma, ma riesce difficile secondo me farla arrivare anche per quei residui di New Age, perché tante persone si sono avvicinate e hanno trovato, insomma, fuffaru, no? Visioni un po' così, che la New Age è figlia di Steiner, ma insomma c'era dietro un afflato che poi è diventato il mercatino con gli incensi, se mi permetti. Cosa dovremmo fare noi che cerchiamo di fare cultura nel campo spirituale, un po' a tutti i livelli chiaramente, per convincere le persone a leggere, informarsi, a riflettere, non tranciare giudizi anche abbastanza inutili di per sé e recuperare fiducia nello sviluppo spirituale della collettività. Credo che affinché questo tipo di approccio culturale e spirituale sia utile alla collettività, sia necessario che chiunque se ne occupi sia riuscito innanzitutto a farsene qualcosa per se stesso, perché Mm. altrimenti la prigionia, diciamo, della torre d'avorio dell'erudito che sciorina la propria cultura quasi beandosi e mettendosi in mostra sia veramente deleteria da quel punto di vista, perché è un po' una sorta di autismo della conoscenza, no? Funziona più come sedativo che come risveglio. Per evitare questo è necessario che le persone che si occupano di questo campo colleghino la teoria alla pratica, colleghino la mente al corpo. E quindi riescano a fare un lavoro innanzitutto per se stessi e su se stessi. Quando la psiche tiene in mano le redini della propria vita, allora è più facile essere utili davvero per gli altri e che non ci sia questo iato, no? Questo scarto, questa distanza tra chi parla e chi ascolta, ecco, mettiamola così un po' banalmente. Il coinvolgimento, secondo me, viene sia da elementi sottili, cioè da persona che è davvero
dentro il proprio cammino e se ne è fatto davvero qualcosa di ciò di cui parla, ha un carisma diverso, ha una luce diversa e le sue parole, e i gesti e gli sguardi arrivano in modo diverso, smuovono dentro. Quando questo accade, allora è più facile avere un coinvolgimento che non sia limitato all'intrattenimento culturale, perché adesso che siamo in un mondo mordi e fuggi, superficialità, velocità, mercato, consumismo, è chiaro che anche tutto il regno dello spirito finisce per essere fagocitato da questo tipo di orientamento. Si contrasta, secondo me, avendo un po' la capacità di riconoscere la qualità e anche a questo ci si deve allenare perché non è scontato. Se una persona non ha mai assaggiato il vino e gli metti un bicchiere di Barolo e uno di Tavernello, potrebbe dire che è più buono il Tavernello, giustamente. Certo. Perché la qualità va riconosciuta dotandosi di strumenti. Allora io credo che un grande messaggio da far passare, è una cosa di cui mi occupo spesso, è quello di osare sfidare questa velocità e superficialità del tempo in cui viviamo, rendendosi conto che i tempi di maturazione dello spirito non sono veloci, Mm. rendendosi conto che un lavoro interiore che arrivi a toccare, a sfiorare le profondità centrali, i nodi e gli snodi centrali della psiche, ha bisogno di tempo e di ripetizione, di approfondimento. Questo già significa sfidare il mondo da un certo punto di vista. Quindi, visto che siamo in un'epoca che subisce in maniera radicale, fortissima, la tentazione del nichilismo, lo Eh, avevano già intravisto Jünger e Heidegger nel loro dialogo, e chiaramente c'è una deriva nichilista. sì. E prima citavi il complottismo, che io sto riconsiderando anche come fenomeno, diciamo, psicologico alla luce dell'inconscio collettivo in una chiave diversa da quella dallo sguardo che avevo fino a pochi anni fa, diciamo 6-7 anni fa, perché in realtà poi è molto curioso che diverse delle cose che circolavano nelle piccole nicchie complottiste siano poi venute a galla e siano state confermate. Quindi ovviamente questo ha cambiato il mio sguardo, che non è una riabilitazione dell'atteggiamento complottista. Io del complottismo contesto la deriva nichilista, cioè Esatto. siamo in mano al male, non ci possiamo fare Non possiamo niente. fare niente, si tratta di resistere. No, assolutamente. Invece no, sto vedendo, sto notando dei piccoli segnali, mi limito all'Italia per adesso perché non ho ancora fatto una ricerca su quanto questo stia accadendo e se sta accadendo all'estero e in che modo. Però devo dire che colgo alcuni segnali anche di battaglia contro il nichilismo, come se non vi fosse solo la deriva dell'abbandono. E io credo che in questo l'emergere di alcuni dei temi che i complottisti trattavano e che poi si sono verificati essere effettivamente simili agli eventi reali, possa aver fatto un po' da push energetico, da stimolo della serie. Allora, vedi che se nel corso del tempo vengono fuori delle cose che quella nicchia credeva, forse un lavoro lo possiamo fare. Qui c'è una grande legge esoterica, secondo me, alla base di questo. Ciò che viene covato nell'inconscio collettivo, oppure in qualcosa che magari tradizionalmente era chiamato piano astrale, se prende massa energetica, no? Quindi con l'irrorazione, l'intensificazione di emozioni e pensieri da parte di un certo quantitativo di persone, tenderà a manifestarsi. Quindi io sono per esempio persuaso del fatto che i sogni dei maghi di millenni fa siano diventati la tecnologia di oggi. Il sogno di parlare a distanza con una persona oggi è lo strumento tecnologico che ci sta facendo interfacciare, no? Quindi io inserisco la scienza e tutta la tecnologia che la scienza sta producendo pienamente dentro il contenitore della magia. Mhm. Non così per lo scientismo, che invece considero un nemico filosofico da combattere proprio perché contraddice la natura della scienza, no? Nel momento in cui se ne fa una religione. Tornando però, e chiudo, al punto, il soggetto che si occupa di se stesso, di indagare la propria ombra, di riprendere il posto di comando della propria psiche e in fondo di far incontrare la propria volontà in senso croliano con il proprio destino, cioè con il proprio karma, per meglio dire, no? Quindi con l'intelaiatura della propria vita, è la persona che può portare qualcosa.
E credo che questo serva a toglierci dal grande deserto di senso in cui siamo immersi tutti, che abbiamo un mondo pieno di giocattoli e seduzioni che valgono come sedativi pur di non chiedersi che senso ha la mia vita qui, che cos'è il mondo, che cos'è la materia, che cos'è lo spirito, che rapporto esiste tra me e il mondo, ha un senso questa vita. Le grandi domande che hanno consentito alla filosofia, alla scienza e persino all'arte e a tutte le religioni di sorgere, oggi sono domande finite in ombra, perché abbiamo un mondo sedativo, perché è stato riempito di tanti piccoli niente. E ovviamente in questo io credo che il risveglio parta non da un rifiuto di queste cose, ma da uno sguardo che modifica il rapporto e si riappropri dell'orizzonte di senso, della ricerca di senso, perché altrimenti finiamo e rischiamo di finire in una dimensione pienamente nichilista in cui persino il racconto che la scienza fa, la descrizione che la scienza fa dell'universo, della fisica e del mondo, siccome non può interessarsi di eventuali scopi, eventuali fini, finisca per essere preso per buono e il risultato sia la vita non ha un senso. L'esistenza non ha un senso, tanto vale che fai, produci consuma crepa, come diceva Lindo Ferretti dei CCCP, no? E allora bisogna andare un po' oltre questa visione, e questo credo che sia il punto. Io sono perfettamente d'accordo sul fatto che bisogna uscire da questo schema, che purtroppo dilaga, però ti posso anche dire che, chiaramente gestendo un'accademia, facendo consulti, ti posso dire che il Covid è stato una molla per le persone, perché alcuni sono affogati nella solitudine, nel blocco lavorativo, nella necessità di obbligatoriamente stare a contatto con se stessi tutto il giorno. Perché comunque quando sei chiuso in casa, per quanto ti vuoi anestetizzare, il tempo per pensare c'è. E all'improvviso tutto quello a cui hai messo un tappo con i famosi giocattoli viene fuori, inevitabilmente. Che poi è stata una forma un po' coatta dell'ozio creativo dei latini, no? Che raccomandavano di avere del tempo in cui la mente potesse vagare, costruire, però era un atto creativo importantissimo. Noi lo abbiamo completamente perso, schiacciati dall'etica del lavoro e della produzione. Ma l'ozio creativo è lasciare la mente libera di essere se stessa, no? Di andare a indagare, pensare, riflettere, porsi le grandi domande di cui ti parlavi: chi siamo, dove andiamo, chi è Dio, esiste, ne faccio parte, ne sono un qualcosa di estraneo. Ecco, lì in quella forzosa storia d'amore con se stessi per mesi a contatto con le proprie paure, i propri simboli interiori, alcuni sono naufragati, ma molti hanno cominciato a farsi tante altre domande nuove. Questo nella sua drammaticità come periodo storico e politico, in alcuni sicuramente ha sollevato una sorta di onda di ritorno del complottismo, del nichilismo anche veramente pesante, ma in tanti ha risvegliato proprio le coscienze. Il rendersi conto che quando sei con te stesso non ti riconosci più, non ti senti, senti che la vita ti è passata davanti quasi in un soffio con i famosi giocattoli di cui tu parlavi, perché poi anche alla fine il lavoro, la carriera sono altri giocattoli, no? Che ti hanno detto essere belli e divertenti. Per non parlare di tutte le strumentazioni che dovrebbero intrattenerci e così via. Ma poi, ecco, quello sguardo innamorato di se stessa e dire io mi voglio porre domande perché non voglio che la mia vita, no, scorra così senza aver mai posto domande all'universo. Un po', sai, astrologicamente la freccia del Sagittario, no? Che viene lanciata verso il cielo, non sai dove atterra perché non sai che risposta ti arriverà quando parli con l'infinito. Ecco, c'è un movimento, secondo me, nato da lì di grande spiritualità, di persone che hanno deciso che non potevano e non volevano più lasciarsi incantare. Se proprio devo essere ingannata da un fantasma, almeno deve essere il mio fantasma, le mie paure, le mie storie, le mie domande al divino. Sì, mi Eh, viene in mente, mi viene in mente che i grandi eventi collettivi sono la messa in scena di grandi archetipi. assolutamente. Quindi rappresentano, da un certo punto di vista, e per chi ha gli occhi per vedere, rappresentano delle iniziazioni di massa, no? Siccome Pan Demos riguarda il popolo tutto,
Pan, ho pensato spesso a questa divinità Pan, il cui nome significa tutto, e che ha dei forti legami con le forze della natura, quelle difficilmente imbrigliabili, quelle che spingono un po' verso l'istintività, l'istintualità, no? Certo. E questa è forse l'ombra del mondo in cui siamo vissuti fino ad oggi. L'ombra è quella di aver visto un graduale distacco tra la razionalità più fredda e calcolatrice, eccetera, e questa componente invece più calda, a volte incandescente, no? Della natura profonda dell'individuo, no? Che include la corporeità. Come Certo. diceva anche Jung, lo sviluppo eccessivo del logos è sempre fatto a spese di Eros e Pan è un dio erotico, quindi io ho pensato che il panico, che è esattamente ciò che si è scatenato, è stato uno dei grandi effetti di quel momento storico. Il panico sia stata un po', diciamo, l'elemento di scrematura tra gli atteggiamenti possibili da avere poi nei confronti della rielaborazione di questo grande evento collettivo. E non è Ok. un caso che si dica nel mondo greco che l'urlo di pane a mezzogiorno. Mi sono sempre chiesto che cosa significasse che l'urlo di pane a mezzogiorno. E una volta è stato un sogno poi a svelarmi una mia personalissima, per carità, intuizioni su cosa voglia dire. Il mezzogiorno è il momento in cui il sole è nel suo zenith e quindi se io ho un oggetto, l'ombra finisce per, soprattutto se è mezzogiorno perfetto, per coincidere col suo oggetto, no? L'ombra Mm. proiettata finisce per aderire all'oggetto che proietta quell'ombra. E questo tema, secondo me, è l'oggetto viene posseduto dalla sua ombra. Ecco come secondo me si è scatenato questo panico, no, collettivo, come se dall'inconscio collettivo tutto ciò che era rimasto in ombra fosse poi deflagrato repentinamente in una forma che non poteva che essere collettiva e globale, perché siamo in un mondo che ha coltivato la globalità e anche le sue derive maledette come il globalismo, e nel vedere aderire l'oggetto alla sua ombra hai una temporanea possessione da parte dell'ombra nei confronti del suo stesso oggetto. Così la nostra coscienza dovrà fare i conti nuovamente, secondo me, con questo Eros che vive uno stato di prostrazione terribile e le cui energie non sono affatto sopite e quindi continueranno a spingere per cercare un appiglio, una possibilità di manifestarsi finché avremo ancora un corpo in cui incarnarci, no? O una A carne. questo proposito, c'è una cosa che io vorrei discutere con te. Tu non trovi che nella spiritualità attuale, per chi appunto si avvicina, cerca domande, forse a volte più che risposte, no? Ci sia una sottile negazione del valore della corporeità. Ci si ammala perché si ammala l'anima, si ammala la psiche, perché abbiamo i traumi non risolti. Ogni malattia è forma di un disagio emotivo e non è una macchina che si inceppa come tutte le macchine. Eh, io penso che sia probabilmente figlia di quell'integrazione culturale che c'è stata fra cattolicesimo e neoplatonismo, no? Per cui il mondo dello spirito è tutto bello, predominante, il mondo della materia ovviamente è L'inferno. l'inferno, comunque qualche cosa quasi, ecco, veramente come se fosse l'umanità chiusa nella caverna platonica che non vede la luce, schiava delle proprie bassezze. Queste due forme di religiosità, chiamiamola così, di filosofica e religiosa, si sono unite e hanno portato ad un disprezzo, e non ti dico solo della sessualità, ma proprio del valore del corpo. E la spiritualità, che insomma dalla New Age con tutti i suoi difetti fino insomma alle cose più recenti, più moderne, ha risentito tanto di questa visione. Per Sì, cui, ecco, io e lo trovo becero perché noi siamo felicemente ancorati a questo guscio. Abbiamo esigenze per questo guscio e come spesso mi capita di dire a lezione, l'unica vera forma di estasi, a parte quella mistica, diciamo, che però provano in pochi, che sia concessa all'uomo è tramite la sessualità. Cioè, l'estasi noi la conosciamo dandoci fisicamente, quindi poi psicologicamente, emotivamente a qualcun altro.
sì. no? Eppure si continua a dire che no, tutto è la mente e questa è una perversione, che la mente non è lo spirito, tra l'altro. Sì. Come, che ne pensi? È un discorso secondo me che include una analisi delle derive, delle storture più che altro a cui un certo discorso New Age ci ha abituati, perché qui parte dall'idea di non aver più saputo fare i conti con l'esistenza dell'imponderabile, con l'esistenza di quel che i greci chiamavano fato, e quindi anche di quell'elemento non controllabile, non prevedibile, non arginabile, che irrompe nelle nostre vite in forme diverse, con effetti nefasti o con effetti fausti, dipende, che invece noi abbiamo poi successivamente ricondotto sempre solo all'interno della psiche umana, no? Come dire, se ti succede qualcosa di brutto o anche di bello, meriti e demeriti sono interamente ascrivibili alla tua psiche. Quindi abbiamo tolto dal nostro orizzonte di vita il fato. Eh, Abbiamo eliminato la componente di casualità, perché ci amiamo ripetere che nulla è a caso, però questa frase te la ripeti sempre dopo che è successo un caso assolutamente. e ti serve a dare un senso a qualcosa che altrimenti rischieresti di relegare solo alla grazia divina, lo zampino del diavolo, la fortuna, la sfortuna. E invece una lettura più profonda di questo riabilita la componente di imprevedibilità, di casualità, perché? Perché l'eccedenza del sacro, l'eccedenza dell'invisibile, a volte entra nelle nostre vite un po' in maniera violenta. E il grande dislivello che esiste tra il visibile e l'invisibile, anche se siamo ciechi, sordi e muti rispetto ad alcune forze, è quello che Lacan chiamava il reale con la R maiuscola. Cioè rispetto a quello che noi siamo abituati a chiamare reale, che include tante piccole illusioni e passatempi come il lavoro, il denaro, le case, eccetera, eccetera, è invece interrotto repentinamente dall'ingresso del reale con la R maiuscola, una Chiaro. malattia, un lutto, l'innamoramento, cioè qualcosa di non arginabile. Allora, noi abbiamo anche questo eccesso di cerebralità che distingue, che contraddistingue il mondo europeo in particolar modo o occidentalizzato rispetto ad altre culture più lontane da noi, che invece hanno ancora un rapporto forte, o più forte con il corpo, la natura e in generale con Eros. Noi invece abbiamo sviluppato all'ennesima potenza Logos. Mm, E questo, ripeto, va a detrimento di Eros, è un po' la griglia contenitiva che ci protegge anche dai rischi a cui Eros ci espone, perché gli esempi che facevi, la sessualità, l'amore, l'apertura del cuore, che siamo abituati a leggere positivamente, non sono scevri da i loro rischi, nel senso. Esiste un sesso che lega, esiste un sesso che libera, esiste un amore che distrugge, esiste un amore che fa evolvere. Non è che semplicemente ciascuna di queste parole porta con sé il bene. Bisogna anche qui sapere un po' che cosa farsene, chiaro. finché l'impasto tra determinate energie, magari di tipo erotico, con le proprie paure, con le proprie insicurezze, genera delle forme morbose di attaccamento, identificazione, che poi sono quelle che riempiono con l'inchiostro del sangue la cronaca Eh, del nostro tempo, allora significa che abbiamo un problema. Ce l'abbiamo innanzitutto con la capacità di interfacciarci a queste forze e all'alterità. Tu hai citato alla fine della tua chiosa l'alterità, cioè l'altro, ed è proprio anche questo scomparso nel cono d'ombra dell'io, perché se anche eh, la legge dello specchio, per citare un altro esempio New Age, mi fa trattare l'altro come fosse solo lo specchio in cui vedere e leggere me, allora l'altro scompare. Se scompare l'altro, scompare Eros. assolutamente. Quindi è chiaro che dobbiamo avere una capacità critica di lettura di alcune delle leggi su cui abbiamo fondato anche i nostri orientamenti spirituali. E non perché non vadano bene, non si tratta di buttare il bambino con l'acqua sporca, si tratta di approfondire, di sgranare meglio, di leggere la filigrana alla luce della contemporaneità che continua a poter costituire le coordinate su cui muovere la psiche nella Guarda, contemporaneità.
È dottorato. molto interessante questo discorso perché poi anche a livello astrologico, no, ci sono delle considerazioni che per esempio l'ascendente e il discendente sono l'alba e il tramonto. Il discendente è l'altro. Se tu vuoi andare incontro all'altro, devi far tramontare il tuo io. Per forza di cose, no? È Certo, insito nel ma messaggio. così come nella sessualità, affinché non diventi quella che io nel mio ultimo libro, Scavando nell'ombra, chiamavo lo strofinamento tra due solitudini. Mamma mia, che bella E lezione, però questa te la rubo. Bellissima. per evitare che vi sia questa sessualità autistica in cui ci si masturba a vicenda col corpo di un altro, è necessaria una apertura in cui accogli, in cui ospiti l'alterità. Chiaro. E questo credo che sia uno dei temi più difficili perché, perché il confronto con l'alterità eh, fa masticare le proprie insicurezze, ti mette a stretto contatto con le zone fragili, vulnerabili e con la sensibilità. Tutte Eh, cose di cui il nostro mondo ha paura, in parte non sa nemmeno che farsene. E questo timore, questa paura nei confronti delle nostre parti più tenere è qualcosa che ci fa pagare un prezzo alto. Io ho pagato un prezzo alto per avere mascherato e interrotto il dialogo con le mie parti tenere e profonde. Ho dovuto eh, riaprire il dialogo con le mie ferite solo alla luce di un problema che ho avuto, di un disagio, un malessere prolungati che ho avuto e questo mi ha permesso di evolvere. Però è chiaro, avevo strumenti per farlo, ho usato la poesia, ho usato le immagini dell'arte come non come balsamo lenitivo, ma proprio come forme di dialogo eh, per rinverdire un linguaggio profondo che l'inconscio sa riconoscere sia nella poesia che nelle immagini diciamo, artistiche. E grazie a queste ho nuovamente instaurato un dialogo con quella fragilità e tenerezza che esalta la sensibilità come strumento forte, anziché chiaro. solo come sintomo di debolezza come vorrebbe una larga parte del nostro mondo. Da qui derivano molti dei problemi che abbiamo. Infatti, guarda, proprio di questo ti chiederò di venirne a parlare in accademia. Chiaro che sono discorsi alti, ma bisogna pure che qualcuno li ponga, no? Questi interrogativi. Mi piacerebbe molto che la mia community si confrontasse su questi temi, perché poi inevitabilmente anche le persone più assetate di vero sapere, più desiderose di mettersi in gioco e fare domande all'universo, si scontrano con la mancanza di un interlocutore adeguato. Quindi mi farebbe davvero molto piacere approfondire questo in una serata. Sei invitato, anzi, come dico spesso, diventerò la tua stalker per portarti, che credo che queste siano delle conoscenze, delle riflessioni culturali che veramente attraversano tutto il mondo filosofico e quindi tutto il mondo della conoscenza e sono fondamentali per chiunque voglia pensare, amare, vivere, porsi degli obiettivi, interagire con l'altro e dare amore che sia amore, comprensione, conoscenza. Ecco, quindi sei invitato, ovviamente purtroppo un'intervista io ti ascolterei per ore, siamo limitati dal tempo e dallo spazio in questa occasione, ma voglio creare un tempo e uno spazio adeguato per contenere queste riflessioni e condividerle con la mia comunità. Io non so come ringraziarti di queste scintille di riflessione che ci hai dato. Vi ricordo che Claudio, ovviamente, lo potete stalkerare sui social e sul web, potete acquistare i suoi libri, trovate tutte le informazioni nelle caption del video. Se hai un libro da far vedere, magari l'ultimo, glielo facciamo vedere, vallo anche a prendere, che sicuramente le persone si chiedono, no? Sì, ma io come approfondisco? Eccolo qua, Scandalo nell'ombra. Cavando, Quando, scusami, sesso, morte e male, le radici rinnegate della psicomania. Meraviglioso. Lo prendiamo paro paro, ne facciamo un titolo di un seminario e magari se mi consenti ogni tanto di dire una scintilla astrologica in ma certo. merito, mi farebbe piacere. Seguitelo, trovate tutte le informazioni, la sua mail ovviamente con cui lavora, fa consulti, scrive libri, tiene seminari, fa tantissime cose, è molto attivo ed è una delle cose che apprezzo di lui perché giustamente, come diceva prima, chi ha fatto un percorso personale è forse la persona migliore
per poter poi dare una luce agli altri, no? Se non sei Sì. tu per primo, difficile che riesci a risolvere le cose degli altri. Esatto, diciamo che questo secondo me è l'elemento fondamentale ed è quello poi che si può sentire di più. Le persone, diciamo, non hanno perso del tutto questa sensibilità, quindi questo credo che si possa riconoscere. Volevo anche dire che ho un canale YouTube, che sta crescendo, quindi metterò anche l'indirizzo del mio canale YouTube per chi fosse interessato a seguirmi, perché nelle playlist, organizzate per temi, per argomenti, ci sono più di 100 video che potete sfruttare gratuitamente, continuo ad aggiungerne e quello è il mio contributo, diciamo, proprio di apertura, di offerta, di condivisione dei miei contenuti con il pubblico che si interfaccia con me. Certo. Ma lo guarda, anch'io faccio lo stesso, con i video si può arrivare veramente a tutti e rendere tante informazioni, cultura, riflessioni, spunti, no? Liberi è veramente un po' come voler incidere davvero sulla storia del proprio tempo. E non dobbiamo passare questa vita pensando solo di essere qui per caso. Siamo venuti per essere, come dire, nel pieno diritto di essere qui e di interagire con la collettività e con lo spirito collettivo. Quindi lodevole il tuo intento. Mi raccomando, andate a seguirlo, iscrivetevi al suo canale, cominciate a guardare i video, così magari vi verranno anche in mente un po' di domande e di riflessioni da fare quando avremo il piacere di ospitarlo in accademia. Io ti ringrazio ancora tantissimo, un abbraccio, finalmente ci siamo rincrociati nei nostri cammini, si vede che insomma alla fine il Era il corpo è momento. quello che fa, quindi evidentemente adesso è il momento giusto. Io vi ringrazio ancora, mi raccomando seguitelo, grazie di essere stati con noi, grazie Claudio. Grazie a tutti, ciao, grazie. Ciao. Ciao.